Chi non ha mai sentito parlare di correlazione nel Forex? Bene, ora ne approfondiremo gli aspetti. In realtà nel Forex la correlazione non è un parametro fondamentale su cui basare al 100% le nostre previsioni. Questo perché le correlazioni nel mercato dei cambi si manifestano per un periodo operativo imprecisato, per poi essere successivamente ridiscussi in momenti di fervore macroeconomico. È bene precisare che la correlazione fra valute viene calcolata su una serie storica dei prezzi, quindi in qualsiasi momento può capitare un evento che invalidi quei valori che il trend fino a quell'istante ha sostenuto. Tuttavia è un aspetto da non sottovalutare se letto con i dovuti criteri e fatte le dovute considerazioni, perché in fase operativa può tornarci utile. In realtà le correlazioni danno un'idea orientativa sull'andamento dei prezzi. Ora noi andremo a capire come riconoscere a livello visivo i gradi o meglio i coefficienti di correlazione fra più elementi. Questo ci aiuterà ad intuire come le valute possono comportarsi in previsioni di un determinato contesto operativo. Ma prima di procedere è bene approfondire l'aspetto matematico. È una misura della relazione esistente fra due o più fenomeni, ad indicare la tendenza che hanno due variabili x e y. Riassume con un valore una relazione tra due variabili statistiche tale che ciascun valore della prima variabile corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda. La correlazione può essere positiva, negativa o nulla. Quando affrontiamo il mercato, lo stress attiva numerosi processi mentali, pertanto dobbiamo allenare il nostro cervello ad elaborare molte informazioni con semplicità, evitando di affaticarlo troppo. È bene dunque migliorare la nostra memoria fotografica, ossia imparare a riconoscere gli schemi che il mercato utilizza nella distribuzione dei prezzi. Ogni figura che vedremo avrà di per sé un grado di correlazione ed un significato preciso, quindi diamo un'occhiata e impariamo a memoria queste immagini perché saranno molto utili. Per verificare l'esistenza di una correlazione lineare, dobbiamo necessariamente valutare la forma della nube dei punti che rappresenta i prezzi. Il piano di per sé ci fa intuire la correlazione esistente senza dover affrontare complesse procedure di calcolo. Diamo una veloce occhiata. Una nube a forma allungata, cosiddetta sigaro, implica l'esistenza di una correlazione lineare positiva o negativa a seconda dell'inclinazione della forma assunta. In figura A vediamo che al crescere di x corrisponde un movimento crescente di y. In figura B notiamo come al crescere di x diminuisce il valore di y. Una nube tondeggiante senza una pendenza definita implica l'assenza di una significativa correlazione lineare tra x e y. Sebbene esista una relazione tra variabile x e y, questo rapporto non è lineare ma curvilineo. Iniziamo a prendere confidenza con queste forme, poiché la distribuzione dei prezzi nel mercato è simile alle figure viste finora. Noi sappiamo fin da subito che sulla GMAT FX in ascissa vengono riportati i valori di dollaro, mentre su ordinata i valori di euro. La serie storica dei prezzi, o meglio la nube dei punti, rappresenta la distribuzione dei prezzi di queste due monete più una terza. Pertanto, ipotesi, se ci trovassimo di fronte ad una distribuzione di prezzi yen con forma sigaro obliqua a 45, sapremo che al crescere di dollaro yen anche euro yen sarà rialzista. Caso contrario, quindi correlazione negativa, al crescere di dollaro yen euro yen sosterrà un andamento ribassista.